Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere, siccome stiamo arrivando ad Halloween, delle decorazioni per Halloween. Appunto, sono due fantasmini diversi, come potete vedere, uno che ha il vestitino che va a scendere un po' così largo, ok, sotto tutto chiuso, quindi non si vede neanche l'imbottitura, perché dentro c'è l'imbottitura, ok, con il cappellino, e l'altro invece fatto che va a finire a punta il corpicino. Anche qua voglio fargli poi il cappello, perché mi piace di più con il cappello, come potete vedere rimane più simpatico anziché senza. Ok, quindi oggi vi faccio vedere i fantasmini e ve ne faccio vedere uno solo perché dalla testa fino a metà corpo è la stessa lavorazione, poi cambia solo il sotto. Quindi vi faccio vedere uno a video e l'altro vi lascio tutte le spiegazioni ben dettagliate, così le potete seguire giro per giro senza che vi sbagliate, ok? Quindi oggi vi faccio vedere i fantasmini e poi farò il prossimo video dove vi farò vedere il cappellino, che è molto semplice anche questo da fare, il cappellino da streghetta. Allora, ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, poi ci serviranno le nostre forbici, il marker, perché sono amigurumi, quindi si lavora in tondo, ago da lana, un po' di imbottitura per andare a riempire testa e corpicino. Poi come colori, allora, per fare il fantasmino, quindi ci servirà del bianco e del filo nero per andare a fare la bocca, che se anche col filo nero, se non avete gli occhietti, potete andarli a ricamare con il filo nero, perché io ho usato qua su questo gli occhietti, questi qua di sicurezza, ok, vedete, con il fermo da mettere dietro, e poi invece in questi qua, siccome ce l'ho tutte e due, ho usato questi qua che si incollano. Quindi vedete voi, se avete gli occhietti potete appunto metterli o un tipo o l'altro, oppure appunto con il filo nero andarglieli a ricamare. Quindi ci servirà la colla per mettere questi occhietti se in caso li avete. E poi per il cappellino, ve lo dico già adesso il materiale, comunque io l'ho fatto sul nero e viola, voi potete farlo di qualsiasi altro tipo di colore. Io ad esempio il prossimo che andrò a fare a video lo farò arancione e nero, quindi ce l'ho già qua, ok? Poi non solo, potete fare anche tutto sul viola con la riga arancione, siccome qui ho fatto appunto due colori, tutto viola con la riga arancione, tutto viola con la riga nera, tutto arancione con la riga viola, cioè avete modo di sbizzarirvi, comunque azzurro, verde, lo potete fare un po' di tutti i colori che vi piace. Ok, quindi abbiamo tutto, possiamo iniziare. Allora, inizieremo a fare la testa, quindi dalla testa poi andiamo verso il corpo, quindi andiamo a scendere. Quindi è tutto unito, non dobbiamo staccare filo, cucire, quindi è tutto un pezzo unico. Allora, iniziamo con appunto il bianco, andiamo a fare un cerchio magico. Ok, nel cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. Ok, chiudiamo il cerchio magico. Nel secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi da 6 maglie basse dobbiamo ritrovarcene 12. Nel terzo giro andiamo a fare una maglia bassa e mettiamo il nostro marker e un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il terzo giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Nel quarto giro andiamo a fare 2 maglie basse,
quindi la prima sempre mettiamo il marker, 1, 2 e un aumento, quindi 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Nel quinto giro andiamo a fare 3 maglie basse. Adesso andiamo a fare appunto praticamente tutti gli aumenti che ci servono, questi primi giri. Quindi 3 maglie basse e un aumento. Quindi 3 maglie basse e un aumento per tutto il quinto giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Ha finito il mio quinto giro con 30 maglie basse. Adesso dal sesto al decimo giro, quindi per 5 giri, andiamo a lavorare 30 maglie basse. Quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Per 5 giri arriviamo fino al giro 10. Ho finito i miei 5 giri di 30 maglie basse. Adesso prima di continuare, se dovete mettere gli occhietti di sicurezza, ok, quindi questi qua, vi consiglio già di metterli. Allora, come ben sappiamo, quando lavoriamo così in cerchio per l'amigurumi, noi praticamente la chiusura, diciamo, un po' delle maglie del giro va a spostarsi un po' verso destra, ok? Siccome qua ci serve per poi avere il corpo, vedete, cioè che dobbiamo essere dritte, cioè con gli occhietti in base al corpo, ok, alle braccia. Quindi noi la chiusura, che poi ci servirà praticamente nel centro, siccome si andrà a spostare un pelino, non tantissimo, ma un pelino verso destra, noi gli occhietti li dobbiamo andare a mettere, girandoci il lavoro, ok, dalla parte di qua, leggermente verso sinistra. Ok, quindi tra il settimo e l'ottavo giro, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi tra il settimo e l'ottavo giro, ok, andiamo a mettere i nostri occhietti e tra una distanza tra uno e l'altro lasciamo 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, vedete? Se non siete sicure, magari aspettiamo a mettere l'occhiello qui di la sicurezza, ok? Così magari adesso andiamo a diminuire, però andiamo a diminuire fino a 12 maglie basse, quindi con un po' di fatica, volendo, poi si può andare a mettere anche dopo. Intanto però vediamo noi con la nostra chiusura un po' dove arriviamo, perché appunto ci dobbiamo ritrovare un po' al centro, capito? Quindi è meglio lasciarlo per adesso così. Intanto l'abbiamo messi, vediamo un attimino se è il caso dobbiamo solo spostarli un pochino o più a destra o più a sinistra, ok? Quindi adesso andiamo a fare l'11° giro e quindi iniziamo i giri delle diminuzioni. Quindi facciamo la prima. Allora, per l'11° giro dobbiamo andare a fare 3 maglie basse, quindi la prima l'abbiamo fatta, questa è la seconda e questa è la terza, e una diminuzione, quindi si prende solo la costina più avanti della maglia, quindi 1 e 2 e si va a chiudere. Quindi di nuovo 3 maglie basse, 1, 2, 3 e una diminuzione. Quindi 3 maglie basse e una diminuzione per tutto l'11° giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse.
per il 12° giro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima e la seconda, e una diminuzione, quindi 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il 12° giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Per il 13° giro andiamo a fare una maglia bassa e una diminuzione, quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il 13° giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Allora, finito il 13° giro, appunto, che abbiamo 12 maglie basse, qua possiamo un attimo vedere se da dove abbiamo praticamente chiuso, cioè dalla prima maglia, appunto, che poi dovremo andare a fare di nuovo del prossimo giro, più o meno siamo, vedete, più o meno alla metà degli occhietti, e più o meno ci siamo, vedete, se io vado ad appiattire, vedete, più o meno ci siamo. Contate che ancora qualche giro mi vado a spostare verso destra, ok? Quindi arriverò quasi al centro degli occhietti, ok? Non so se riuscite a vedere. Quindi per me, appunto, come li ho messi vanno bene, quindi voi vedete pure voi se vi va bene così dove li avete messi, e si possono andare quindi a fermare. Quindi si prende, ok, qui la sicurezza, e si spinge fino a quando è ben bloccata. Quindi 1, vedete, anche se non ve l'ho fatto fare subito, però bene o male si riesce ancora a lavorare, e questo è il secondo. Ok, bloccati. Quindi adesso, prima di ancora continuare, si può anche imbottire la testa, così anche da piena ci rendiamo conto un po' come siamo messi. Ho finito di riempire la mia testolina, che gli do la forma un po' rotonda. Ok, se c'è tanto, in caso se ce n'è ancora bisogno, poi possiamo ancora riempirlo, oppure perché poi dobbiamo continuare con il corpo, quindi possiamo continuare a riempire anche dopo. Adesso quindi andiamo a fare il giro 14 e andiamo di nuovo con gli aumenti. Quindi andiamo a fare una maglia bassa, ok, mettiamo il marker, e un aumento, una e due, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il 14° giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Per il 15° giro andiamo a lavorare 18 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Nel 16° giro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima e questa è la seconda, e un aumento, 1 e 2, 2 maglie basse e un aumento per tutto il 16° giro, e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Nel 17° giro andiamo a lavorare 24 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Nel 18° giro andremo a fare 3
maglie basse, quindi questa la prima, 1, 2, 3 e un aumento, quindi 3 maglie basse, un aumento per tutto il 18° giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Nel 19° giro andiamo a fare 4 maglie basse, quindi questa è la prima, 1, 2, 3 e 4 e un aumento, quindi 4 maglie basse, un aumento per tutto il 19° giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Adesso per il 20° giro andiamo a fare praticamente l'inizio delle braccia, quindi dobbiamo andare a lavorare così. Allora facciamo 6 maglie basse, quindi questa è la prima e mettiamo il marker, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso andiamo a saltare 6 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a metterci nella settima, ok? Nella settima andiamo a metterci e andiamo a fare una maglia bassa, quindi vedete tiriamo il lavoro che non deve essere molto largo, quindi tiriamo un po' il lavoro e andiamo a chiudere nella settima. Adesso qua andiamo a contare 12 maglie basse, dobbiamo andare a lavorare 12 maglie basse, quindi la prima l'abbiamo già fatta qua, quindi questa è una, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi adesso andiamo di nuovo a contare 6 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a metterci nella settima, ok? Entriamo nella settima e facciamo una maglia bassa e qui tiriamo fuori, ok, che viene praticamente il braccino. E quindi qui adesso andiamo a lavorare, sono le altre 6 maglie basse, quindi la prima l'abbiamo fatta, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Ah, se dovesse succedere che gli occhietti non sono ben allineati alle spalle, un po' come è successo a me, perché può succedere una volta che mettiamo gli occhietti, poi le spalle magari non sono ben allineate. Non vi preoccupate, facciamo che disfiamo praticamente il giro che abbiamo fatto e lo rifacciamo un pelino, guardate, adesso vi faccio vedere. Allora, disfiamo quest'ultimo giro. Ok, allora, questa sarebbe stata la prima maglia bassa, ok? Doveva essere questa. Questa era la fine del giro, che si vede che tanto c'è l'aumento. Ok, quindi dove c'è l'aumento, questo era del giro precedente, del 19° giro. Siccome appunto ho visto che ad esempio i miei occhietti a confronto alle spalle erano leggermente a sinistra, quindi io devo andarli a dare una piega leggermente a destra. Quindi cosa faccio? Vado a lavorare, poi magari basta solo giusto una o due maglie, non di più, quindi vado a fare quindi una e due, ok? La prima quindi la vado a iniziare qua, quindi questa è la prima e quindi conto di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi vado a saltare 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 2 3 4 5 6 nella settima, ok, vado a fare la maglia bassa, quindi 12, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12, quindi di nuovo vado a saltare 6 maglie, 1 2 3 4 5 6, di nuovo nella settima vado a fare la maglia bassa, ok, e mi vado a lavorare le ultime 6 maglie, 2 3 4 5 e 6, vedete? Ed è venuto più centrato a confronto a prima, cioè se io vado ad appiattire, vedete, il lavoro, io me li ritrovo ben centrati, che gli occhi cadono sulle spalle, e quello dovete vedere, gli occhietti che cadono sulle spalle. Quindi non vi spaventate se in caso avete messo gli occhi, perché giustamente li dobbiamo mettere prima, perché sennò poi dopo diventa un po' difficile metterli. Quindi se vi diventa appunto un po' storto il lavoro, non c'è altro che fare, anziché dove proprio avete chiuso il 19° giro, iniziare subito in quella dopo il 20° giro. Basta che lavoriamo una o due maglie, a me avete visto, ne ho fatte 2 in più e mi sono bastate, quindi a volte magari basta anche solo una in più e ci viene praticamente, le spalle vengono centrate alla testa, ok? Quindi non c'è da spaventarsi, si può comunque rimediare senza dover disfare tutto e arrivare fino a qui a cambiare la posizione degli occhietti, ok? Quindi molto molto semplice. Perfetto. Quindi adesso, una volta arrivati qua che abbiamo fatto il 20° giro, al 21° giro andiamo a fare 3 maglie basse. Quindi da qui in poi, allora, faccio solo la prima e metto il marker. Allora, fino a qua, al 20° giro, praticamente i due fantasmini sono uguali. Ok, la lavorazione è questa per tutte e due. Adesso, dal 21° giro in poi, praticamente cambia. E vi andrò a far vedere questo a video, e questo qua invece ve lo scrivo, quindi vi scrivo tutto quanto, tutti i passaggi che dovrete andare a fare. Quindi al 21° giro abbiamo detto che dobbiamo andare a fare 3 maglie basse, quindi la prima l'abbiamo fatta, 2 3 e un aumento. Qua si lavora normalmente, quindi 1 2 e 3, vedete, si vanno a prendere normalmente le maglie dove sono e l'aumento. Qua è normale che ci resta il buchino, perché poi andremo a fare il braccio dopo, ok? Quindi è tutto normale che resta sto buchino qua. Quindi 3 maglie basse e un aumento per tutto il 21° giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Adesso per il 22° giro andiamo a fare 4 maglie basse, quindi questa è la prima, 2 3 e 4, e un aumento però non di 2 maglie basse ma bensì di 3, quindi 1 2 e 3, ok? Quindi facciamo un aumento di 3 maglie basse, quindi di nuovo 4 maglie basse, 1 2 3
e 4 e di nuovo andiamo a fare l'aumento di 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Ok, quindi andiamo a fare il giro così. Quindi per tutto il 22esimo giro ci dobbiamo andare a ritrovare alla fine con 42 maglie basse. Adesso per il 23esimo giro andiamo a lavorare, allora sarebbero 6 maglie basse più di nuovo un aumento da 3, però adesso qua come maglie basse ce ne dobbiamo ritrovare solo 5. Quindi facciamo, perché poi adesso vi spiego, allora, quindi 1, 2, 3, 4, allora 4, dobbiamo fare la quinta. Qua ci ritroviamo, vedete, con l'aumento da 3. Qui dove abbiamo fatto l'aumento da 3. L'aumento lo dobbiamo andare a fare sempre nella maglia in mezzo, quindi nella seconda maglia dell'aumento. Ok, quindi per tutto il giro dove abbiamo le 3 maglie insieme dell'aumento, in quella in mezzo dobbiamo andare a fare di nuovo l'aumento da 3. Quindi qua abbiamo fatto 4 maglie, quindi questa è la quinta, quindi qua dobbiamo andare a fare l'aumento da 3, quindi 1, 2 e 3. Adesso andiamo a lavorare 6 maglie basse. Qua ne abbiamo lavorato solo 5 di maglie basse perché una è l'ultima dell'aumento che abbiamo fatto prima. Ok, ci siete? Quindi abbiamo fatto l'aumento, adesso andiamo a lavorare 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, vedete la sesta la fate già nell'aumento sottostante, nella prima maglia di aumento che avete fatto prima. Quindi abbiamo fatto le 6 maglie, adesso qua nella seconda facciamo di nuovo un aumento da 3, 1, 2 e 3. Adesso per il 24esimo giro, che sarebbe poi l'ultimo, andiamo a lavorare, allora, maglie basse fino ad arrivare sempre all'aumento da 3. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, l'aumento sono queste 3, ok, 1, 2, 3, ok? Quindi guardatevi dove sono gli aumenti, le potete fare, potete segnarli anche magari con dei marker, ok? In modo che così quando arrivate sapete cioè, sapete già dove dovete andare a lavorare, ok? Questa è la prima e ci siamo già arrivati. Quindi qua 1, 2, 3, quindi questa è la prima dell'aumento, poi 1, 2 e 3, questa è dell'altro. Vedete, mi segno solo la prima, che poi tanto so, dopo la prima devo andare a lavorare poi le altre due. Vedete, 1, 2 e 3. Ok, e questa poi tanto è l'ultima e si vede. Allora, adesso arrivati qua appunto su queste 3 maglie di aumento, allora nella prima andiamo a fare una maglia bassa, poi ci alziamo di 2 catenelle, nella seconda maglia dell'aumento che ci ritroviamo andiamo a fare 2 maglie alte, quindi una e 2, ok,
e nella terza maglia dell'aumento andiamo a fare una maglia bassa. Questa è la lavorazione che dovete fare per tutti gli aumenti che adesso troveremo. Quindi poi si continua tutto a maglia bassa, ok? Vedete? Lavoro tutto a maglia bassa, sono arrivata di nuovo alla prima maglia dell'aumento. Quindi qua vado a fare nella prima maglia, qui, una maglia bassa, 2 catenelle, nella seconda vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e nella terza vado a fare una maglia bassa. Vedete? E fa ancora di più a punta il motivetto qua del vestitino. Finito il giro si può chiudere e tagliare il filo, ok? Quindi questo appunto il fantasmino così è già finito. Adesso per andare a fare il tappo, diciamo, da mettere qua sotto, ve lo scrivo solo a video, vi lascio tutto la descrizione giro per giro, perché tanto è semplice, solo sono 6 cerchio magico, 6 maglie basse dentro il cerchio magico, un aumento, il secondo giro è un aumento per ogni maglia bassa sottostante e quindi 6 a 12, il terzo giro una maglia bassa e un aumento e si è a 18 maglie basse e boh, sono 3 giri quindi molto semplice, ok? Quindi non ve lo sto neanche a far vedere. E quindi una volta che si ha il tappo si può continuare a riempire, ok? Vedete, riempiamo bene bene il nostro corpicino, ok? E poi si va a cucire. Vedete come ho fatto qua? Vedete, questo praticamente è il cerchiolino e si va a cucire. Per fare le braccine dobbiamo prendere di nuovo il filo bianco, ci prepariamo già il cappietto, ok? Poi prendiamo il nostro fantasmino così a testa in giù e iniziamo. Praticamente qua abbiamo 6 maglie, 1 2 3 4 5 e 6, quindi prendiamo proprio dalla prima, ok, la prima maglia che ci ritroviamo, ok, e ci portiamo il cappietto al di fuori. Andiamo a lavorare prendendo di nuovo, entrando di nuovo nella stessa maglia dove abbiamo messo il cappietto e andiamo a fare una maglia bassa, poi andiamo a fare una seconda maglia bassa, adesso nelle prossime 2 maglie che ci ritroviamo andiamo a fare 2 mezze maglie alte, questa, ok, 1 e 2 mezze maglie alte, e adesso nelle ultime 2 maglie che ci ritroviamo andiamo a fare 2 maglie basse, ok? Quindi qua andiamo a lavorare, vi ripeto, 2 maglie basse, 2 mezze maglie
alte e 2 maglie basse. Quindi lasciamo un attimo la lavorazione, entriamo con l'uncinetto nella prima maglia bassa che abbiamo fatto, ok, vedete, e prendiamo di nuovo la lavorazione, ce la facciamo passare dentro. Ok, quindi l'abbiamo chiusa. Adesso entriamo nella seconda maglia bassa di qua e nella penultima maglia bassa da questa parte, maglia bassa che c'era, e andiamo a fare di nuovo una maglia bassissima. E adesso andiamo a prendere le ultime due che erano le maglie, le mezze maglie alte, ok, e andiamo a chiuderle con un'altra maglia bassissima. Ok, finito. Quindi possiamo tagliare e facciamo la chiusura di sicurezza. Ok, gli diamo un po' una forma arrotondata. Qui, come vedete, resta un po' il buchino. Adesso con il filo che tagliate, che quindi non lo tagliate proprio corto corto, che tagliate, andate a darci giusto un punto per chiuderlo. Allora, ho finito, come potete vedere, tutto il mio fantasmino, ho fatto il tappo e l'ho cucito. Voi volendo lo potete anche incollare, se volete fare prima basta che ci mettete un pochino di colla e lo incollate. Come dicevo, ho chiuso, vedete, i buchini che c'erano nelle braccia, gli ho dato giusto 2 punti con il filo della chiusura e l'ho chiusi anche quelli. Quindi è tutto a posto. Adesso facciamo giusto la bocca, quindi prendiamo il filo nero, si entra dalla parte dietro della testa e con l'ago si va, allora più o meno due giri sotto gli occhietti, ok? Quindi la facciamo con il sorriso, quindi andiamo più o meno qua, vedete dove c'è quasi sotto più o meno l'occhio, ok, lasciamo il filo dietro la testa lungo e quindi arriviamo più o meno qua sotto l'occhietto di nuovo. Ok, ci andiamo a mettere poi di nuovo col l'ago più o meno in mezzo alla bocca. Ok, qui, quindi lo facciamo entrare, vedete? Ok, il filo lo facciamo rientrare sotto al filo della bocca del sorriso praticamente e lo facciamo uscire nello stesso punto dove l'abbiamo messo, perché qui poi adesso andremo a chiuderlo. Ecco qua, ok, ve lo sistemate un pochino con l'ago, tirando prima di fermarlo tutto, quindi lo si sistema, ok, quando avete trovato che vi può piacere, quindi fate 2 nodini senza stringere troppo, stringere sì ma non troppo perché sennò tira poi tutto il lavoro davanti, quindi 2 nodini, vedete che chiudiamo, ok, tagliamo ma non troppo corti, tagliamoli un pochino più lunghi e poi entriamo con l'uncinetto, vedi? E andiamo a nascondere tutto,
vedete, prendendo i fili e portandoli dentro la testolina. Quindi adesso poi seguirà il video del cappellino, così poi il cappellino anche basta incollarlo, quindi molto molto semplice. E noi ci vediamo alla prossima.